rullo di tamburi di finta suspense, perché tanto sarà nel titolo, ma oggi si va a Colonia. Questa volta a condividere con me il viaggio c'è Elisa. Con lei decidiamo di visitare Colonia perché il volo è in offerta e costa poco. Ma pianificando scopriamo che in compenso gli hotel costano tantissimo. Quello che scegliamo, della catena dei Trip-In, ha di buono che è centralissimo. E basta. La prima camera che ci danno è un forno a microonde senza condizionatore e con finestra rotta che non si può aprire. La seconda camera meglio, soprattutto se hai salviette e detergenti per pulire comodino e scrivania. Ma torniamo alla città. Si gira tranquillamente a piedi perché tutto è concentrato tra le strade con i negozi, le due piazze storiche, il Duomo e il lungo fiume. Colonia è stata bombardata e rasa al suolo per circa il 90% durante l'ultima guerra mondiale. Per questo, ci spiega la guida, l'estetica dei palazzi ricostruiti in fretta non è proprio bellissima. Questa torre fa parte del municipio storico. Come ci spiega la guida, le statue sono personalità importanti e sotto di loro hanno un simbolo che le rappresenta. Tipo Agrippina, fondatrice della città, ha una vedova nera, mentre altri hanno cose più imbarazzanti. Ci dice anche che quando l'orologio sulla torre scocca l'ora, il faccione al di sotto spalanca la bocca e fa le linguacce alla città, ma quando osserviamo noi non accade. Nell'edificio di fronte la città risponde alle linguacce. Sotto quella statua, nella piazza, in locale caratteristico, mangio finalmente i tipici krauti. I locali per mangiare sono dislocati infatti nelle pittoresche stradine tra le due piazze e il fiume Reno. In questo locale, in cerca di un pasto meno fritto o unto, mangiamo gli spätzle, un altro pasto tipico, almeno rispetto all'hamburger e alla pizza mangiati le altre sere. Tra le cose che ci eravamo prefissate di fare c'erano le visite ai musei, Colonia ne è piena, e poi vedere uno degli unici edifici risparmiati dalle bombe, nonché l'edificio più importante della città, il Duomo di Colonia. Il Duomo si trova subito fuori la stazione ferroviaria ed è imponente, la seconda chiesa più alta della Germania, la terza al mondo. Questa in piazza è una delle sue guglie. Costruito a più riprese nel corso delle varie epoche, secondo la guida del tour che abbiamo fatto in città non venne mai bombardato. Secondo Wikipedia venne colpito 14 volte ma non collassò. Lo perlustriamo senza una guida vera e propria, lasciandoci affascinare dalla sua altezza, dalle vetrate, dalle composizioni lignee. Anche i pavimenti sono meravigliosi, ma la cosa che mi piace di più, i cagnetti ai piedi dei monumenti funebri. La più celebre opera d'arte contenuta all'interno della cattedrale è l'Arca dei Re Magi, che contiene le reliquie dei Re Magi. Ma io non lo so e la vedo di sfuggita. Mentre di questa fontana ho letto in internet. Racconta una fiaba in cui dei nanetti di notte fanno i lavori al posto degli umani, ma quando vengono scoperti spariscono per sempre e alla città tocca iniziare a lavorare. Ma passiamo a parlare di musei. Il primo che visitiamo è il Museo Farina, ovvero il Museo dell'Acqua di Colonia. Un tour del palazzo in cui hanno iniziato a produrre il profumo con spiegazione storica e anche dei simpatici quiz olfattivi delle varie essenze.
Se l'acqua di Colonia originale è troppo costosa, questa, la 4711, è l'unica contraffazione storica arrivata e ancora in uso ai giorni nostri. Di fronte al Palazzo Farina c'è questo museo qui, una pinacoteca con opere che spaziano dal Medioevo fino al Novecento, sempre che il piano del Novecento sia accessibile. Quando siamo andate noi era chiuso per restauro. Mentre le altre chiese romaniche sono state ricostruite, la chiesa di Sant'Alban, questa, è stata lasciata come era dopo i bombardamenti, aggiungendovi dentro un memoriale ai caduti delle due guerre. Ultimo museo di cui vi parlo è il Museo del Cioccolato Lindt. È articolato in un percorso che spiega dalla storia del cacao alla sua produzione, la distribuzione e il marketing. Ma soprattutto ci sono gli assaggi di wafer alla fontana della cioccolata e ti regalano i cioccolatini alla fine. Ne vale la pena? Ni, perché il biglietto costa davvero tanto, anche se poi noi l'abbiamo pagato meno entrando di venerdì e con lo sconto della Coln Card. A proposito della Coln Card, è una carta che permette di utilizzare i mezzi di Colonia gratis e in più fa sconti su musei e negozi. Costa 9 euro e a mio parere conviene farla per un giorno se ci raggruppate tutti i musei e gli acquisti da fare o se l'hotel che avete è distante dal centro. Noi mezzi non ne abbiamo presi mai e tuttora non abbiamo capito se è valida per arrivare all'aeroporto anche dopo averlo esplicitamente chiesto alla biglietteria dei treni. Ma ho finito già le immagini, allora vi saluto, ricordate il like, di iscrivervi al canale e grazie di essere arrivati fino alla fine del video. Ciao ciao!